freddino oggi. Buongiorno. Siamo a Huesca Ai piedi dei Pirenei. e si sente, Si l'aria sente. di neve si sente. Siamo sui 600 metri d'altezza, non eccessivo, però insomma fa freddino oggi. Ora facciamo 2 passi in centro, che abbiamo 1 chilometro e poco più di cammino. Sabato mattina, ore 9:30, e gli spagnoli sono ancora tutti a letto, vero? Libri originali, molto belli. Si va alla Mauro è morto. Campane. Quello credo che uno ha l'illuminazione quando arriva in cima, perché le allucinazioni è stata bella impegnativa, però panorama splendido, Sì, veramente splendido. si vedono i Pirenei. L'arena dei tori qua sotto, tutte le guglie della cattedrale. Siamo in cima, Sulla torre della cattedrale di Huesca. C'è un vento che porta via tutto, non riesco manco a tenere la GoPro ferma. fa anche freschino, Io sono già mezza influenzata, copertissima, ma non potevo perdermi questo spettacolo. molto bello, sì. La cosa meravigliosa sono le montagne e la catena dei Pirenei qui dietro di me. C'è tutta la catena che parte quasi dal mare e prosegue. Quella la più alta è il Monte Perdido, 3500 e rotti metri. Eccoci insomma, Bettina Malatuccia ha lasciato andare Mauro a fare la spesa al Mercadona, così si è comprato, si è preso il suo tempo e si è comprato tutti i suoi prodotti preferiti. E ora andiamo a farci un pranzo appena fuori Huesca al Castillo de Monte Aragon. Abbiamo individuato a vista proprio, distanza di 8 km dalla città, questo castello messo sopra una collina. La giornata oggi finalmente è bella soleggiata, c'è un bel ventone tra l'altro, sia oggi che domani è previsto vento forte, infatti l'abbiamo sentita l'aria, no? E fa freddino. E fa anche freddo, però comunque almeno si è aperto il cielo e non piove più. È il Castillo de Monte Aragon, col vento che c'è da questa mattina, ha aperto un po' tutto. Il Carletto qui. Una posizione invidiabile che domina la città di Huesca e la catena dei Pirenei. Il castello purtroppo è chiuso perché è praticamente in rovina, sta crollando a pezzi. Peccato.
peccato perché la posizione è bellissima, eppure è chiuso. Andiamo a vedere se si riesce a vedere qualcosa da qui. Praticamente questo castello è stato costruito nell'XI secolo dal re Sancho Ramirez con scopi inizialmente militari per 60 anni, ma solo più tardi è diventato un monastero, quindi ad uso religioso. È in stato di restauro da più di 40 anni, però non sembra che abbiano fatto molto. Guardate che posizione che si trova questo castello, è meraviglioso, una vista a 360 gradi, nonostante il vento forte, è bellissimo. Lasciamo il castello di Monte Aragon e lasciamo anche Huesca. Oggi siamo parcheggiati qua, vedete, questo è un posto carino, abbiamo corrente elettrica, non internet. Ieri sera qua dei ragazzi spagnoli hanno fatto una festa fino a tarda notte, ma non hanno dato fastidio, giocavano, scherzavano tra di loro, ma non hanno dato fastidio. Qua c'è un bel parco, siamo 3 camper. Qui ho visto che hanno messo le bandierine, quindi è probabile che oggi pomeriggio ci sia una partita, campo di calcio. Oggi forse, visto che abbiamo corrente elettrica, ci fermiamo perché abbiamo bisogno anche di riposare un po'. Come vi dicevo, il viaggio non è una vacanza, stiamo anche lavorando, quindi siamo un po' indietro con l'editing, siamo un po' indietro con la programmazione, dobbiamo programmare l'estate, dobbiamo farvi vedere quello che faremo la prossima estate, aspettarvi, perché ci auguriamo che tanti di voi verranno con noi in barca la prossima estate. Siamo a Binased, che comunque è vicino a Valcarca e il suo intorno, che sono le 2 località. Ieri arrivati qua ho parlato con una coppia di spagnoli, abbiamo fatto 4 chiacchiere su quella che è la situazione in Spagna. Ecco, dopo 3 mesi che siamo qua, credo che la Spagna sia un bel paese dove vivere in questo momento, in questo contesto storico, socio-politico, economico. Credo che forse in Europa possa essere il paese dove praticamente si vive meglio, si respira una bella aria, l'economia è positiva, la gente è sorridente, sta bene, si vede che stanno bene. Ecco, ci siamo nel campo dell'Unione Deportiva Binased, che deve avere, da quello che sono, bianche e blu, quindi si presume che abbiano i colori sociali bianchi e blu. Io ormai non gioco a calcio da molti anni, troppi. I miei problemi alle caviglie e alle anche non mi permettono neppure di poter fare le partite a scapoli ammogliati. Adesso giocherei con gli ammogliati, prima giocavo con me. Mi dispiace perché è tanto che non calco un campo di calcio seriamente, però si sopravvive lo stesso. È probabile che ci sia anche la partita e quindi magari ci vediamo la partita della Binased. Comunque adesso vi saluto. E finalmente anche Bettina esce allo scoperto. Sono stata in camper tutto il giorno oggi a lavorare al PC. Mail da rispondere, sito web da aggiornare, i soliti video da editare, insomma ci ho perso una mattinata intera e ora sono quasi le 3 e 2 passi andiamo a farli. Insomma Mauro, oggi domenica pomeriggio lo troviamo a fare il tifo per la squadra locale, rispetto al solito che siamo sempre in movimento, non stiamo mai fermi, è raro che ci fermiamo in un posto più di 24 ore e invece oggi vale la pena fermarsi per rilassarsi. 2 días. Cosa 2 días? 2 días aquí. Dos noches. 15 minuti di cammino e siamo arrivati alla ridente località di Binased.
Ringraziamo il comune che ha fornito un'area camper completamente gratuita, immersa nel verde, dove non c'è assolutamente nulla se non un campo sportivo nelle vicinanze e per l'estate anche una piscina. Però è tutto gratuito, anche la corrente. Infatti torniamo, visto che gioca il Binased, torniamo e facciamo il tifo per loro. Esatto. Quasi essere in una ghost town questo Binased, non c'è nessuno. Ho trovato 5 persone al bar per strada. Vedete? Si cammina anche in mezzo alla strada, qui non c'è nessuno. Posto strano. Arriva un tiro. Modello unico. Manubrio della Vespa. Telaio del Bravo, qualcosa simile. Ruote del Ciao. Motore centrale a variatore. Campionato spagnolo, non so di che categoria. Quindi rientriamo in camper, Mauro si vedrà un po' di partita local e io torno a lavorare al computer. E buongiorno! Buongiorno. Anche questa mattina si riparte. Sveglia presto però stamattina, poi capirete perché. Abbiamo delle commissioni da fare. Ieri Mauro si è informato tramite i locali che erano a guardarsi la partita in questo campo di calcio di fianco a noi, giusto qui dietro. Noi servizi fatti, acque grigie, acque nere, acque chiare, tutto a posto e si riparte. Questo è il campo di calcio della partita di ieri e ora è pieno di ironici cogne. Andiamo allora al bar pizzeria La Sena di Stefani, così chiediamo come muoverci nel paese. È un'italiana che vive qua da tantissimi anni col marito, quindi insomma conosce meglio lei sto posto di noi di certo. Che mi ha presentato Gonzalo, uno spagnolo con cui abbiamo fatto 4 chiacchiere relative al calcio. Vedete che il calcio è universale, il football, Unisce. come dice Lele Adani, il football è la vita del mondo, unisce, ci siamo messi a parlare di calcio. Dal mio accento spagnolo, dello spagnolo maccheronico, ho capito che era italiano, dice c'è un'italiana che lavora qui, che vive qua, e mi ha fatto conoscere Stefani. Da lì siamo andati a scoprire il meccanico, quello che dovrebbe farci il cambio olio. Abbiamo preso appuntamento con il meccanico, così facciamo tutto un controllo generale dopo i tanti chilometri che abbiamo fatto. Domattina torniamo, 8:30 abbiamo appuntamento. Ormai siamo diventati quasi domiciliati qui a Binased. Ieri ho fatto il tifo per la squadra locale, che purtroppo ha subito il pareggio a 5 minuti dalla fine, stava vincendo. Stamattina abbiamo conosciuto David, che è il meccanico, Christian, che è il barista rumeno, che ho provato a parlare spagnolo, mi dice italiano, subito va meglio. Meglio parlare italiano. Comunque dai, adesso andiamo a vederci qualcos'altro in attesa di tornare qui domattina. Ormai questo posto ci piace. Il paesino dei Binased, con le sue frazioni, ha 1645 abitanti, quindi proprio piccolo piccolo. Più 2 per 3 giorni. Noi 2. Direzione Alquezar. Andiamo a scoprire un altro paesino e a fare una nuova avventura. Per la gioia di Mauro siamo nella zona del vino somontano. Questa è una zona molto famosa, dicono, internet dice, perché organizzano un festival ad agosto del vino somontano e pare sia molto frequentata. Il clima è parecchio mite e quindi c'è una maturazione delle uve in anticipo rispetto ad altre zone dell'Aragona. Eccoci parcheggiati ad Alquezar e si parte per una nuova scoperta. Molto bello. Guardate un po' che meraviglia. Alquezar. Uno del pueblos más bonito de España.
un cammino di circa 2 ore circolare e si passa tutto in questo canyon sotto il paesino di Alquezar. Oggi per la prima volta ho preso il pile invernale perché esta mañana faceva muy frío. Cominciamo la camminata lungo le passerelle di Alquezar. Stanotte qui in montagna, perché siamo a circa 850 metri, ha piovuto, cosa che non ha fatto dove eravamo noi a Binased, che siamo molto più bassi, e quindi questa passeggiata è un po' scivolosa. Queste paretone sono strettissime. Sto pensando che tutto sto dislivello poi dobbiamo rifarlo in salita. È già preoccupato, Mauro. È pequeño. Siamo a las cuevas más grande de todo el camino. Ecco, questa è la vera e propria passerella. Guarda, dove siamo? È un po' tipo il Caminito del Rey, meno spettacolare, meno alto. L'acqua del fiume è così bianca perché? All'inizio, appena l'ho vista, pensavo fosse acqua di scioglimento dei ghiacci. Invece ci hanno proprio spiegato che è il calcare disciolto nell'acqua dal passaggio nelle rocce. Passaggio stretto. Ci passerò? Non sono così gordo, dai. Spettacolare. E ora ricomincia la salita. Andiamo.
molto molto bella davvero. Un gorropo più largo e più attrezzato. Beh, un po' diverso. Guarda che roba. Molto molto bello questo cammino sulle passerelle. Adesso siamo quasi alla fine, manca l'ultimo chilometro circa e siamo sotto il paese. Guardatelo là sopra. Stancante o no? Beh, insomma, non è riposantissimo, però... Visto che sostanzialmente parlavano di una distanza di 2,9 km, in realtà forse 2,9 km sono solo le passerelle, ma dobbiamo arrivarci e uscirci, quindi siamo quasi a 6. Un po' differente la cosa. Alchesar veramente veramente carino, e anche la passeggiata sulle passerelle più lunga di quanto ci aspettavamo, bella ma anche un po' faticosa. Eccoci di ritorno, ben oltre i 6 km di cammino. Mauro soffia. Soprattutto su e giù. Tutto su, tutto giù, passerelle in salita, con scalini, un po' faticosetto. Non gli farò comprare nulla perché ne abbiamo fin troppo di vino. Comunque qui si vedono parecchie. Lo stiamo finendo. Cosa vuoi dire con ciò? Il vino lo stiamo finendo. Quindi devi comprarlo? E certo. Certo.